catenelle. Salve care amiche e benvenute sul mio canale YouTube. Oggi vi spiegherò come realizzare questi stupendi orecchini. Sono partiti da un'idea avuta dalla mia amica Yolanda. Mi ha mandato la foto di questa applicazione, vedete? E da lì è partita questa idea di crearne un paio di orecchini. Bene, procediamo per il tutorial. Il tutorial che vi spiegherò oggi lo farò con questo filato arancio, di colore arancio, filato numero 5. Mentre invece questo è bianco, è stato fatto col filato numero 8. L'uncinetto è lo stesso per la lavorazione sia di questo che di questo. Però come potete ben vedere la differenza di misura è diversa. Effettuandolo con un filato numero 5 l'orecchino, l'applicazione viene molto più grande, invece col filato numero 8 un po' più piccola. Quindi largo all'immaginazione, alla creazione e procediamo per il tutorial. Filato numero 5, come vi ho già detto, ho preso questo colore arancio che tenevo già, infatti già iniziato. Ecco, uncinetto misura 1,75 e un paio di forbici. Procediamo. Allora, prendiamo il filato, uncinetto, anello magico, giriamo il cotone su se stesso, tiriamo il filo e da lì procediamo con 3 catenelle. Una, 2 e 3. In questo anello magico facciamo delle doppie maglie alte, una, ed è la prima doppia maglia alta. Zoom un po' così vedete meglio. Ecco qua. Allora, per la doppia maglia alta, filo sull'uncinetto 2 volte, 1 e 2, inserire l'uncinetto sotto nell'anello magico, tirare il filo sull'uncinetto e chiudere il primo gruppo di maglie. Di nuovo filo giù sull'uncinetto, chiudere, di nuovo filo sull'uncinetto e chiudere, e abbiamo fatto la seconda doppia maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto 2 volte, inserire nel cerchio magico, tirare il filato, chiudere le prime 2, chiudere le seconde 2, chiudere le ultime 2 catenelle, ed è una terza doppia maglia alta. Di nuovo filato sull'uncinetto 2 volte, 1, 2 e si chiude. Facciamo queste doppie maglie alte per 21 volte, quindi 21 doppie maglie alte, senza contare le 3 catenelle. Quindi ne sono 4, continuo con il lavoro fino ad arrivare a 21. Ecco, arrivate alle nostre 21 doppie maglie alte, come potete ben vedere l'anello magico io me lo tengo morbido in modo da poter lavorare tutte e 21 le doppie maglie alte. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e chiudo sempre nell'anello magico con un punto bassissimo. Stringo un po', ancora, proprio giusto per bloccare le catenelle. Ok, procediamo, continuiamo con il lavoro. Arrivate a questo punto, chiuso con questa maglia bassissima, facciamo 6 catenelle, 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Nel primo, vedete dove ci sono le 3 catenelle, il primo spazietto tra la doppia maglia alta e le 3 catenelle, c'è questo spazietto, vedete? Doppio filo sull'uncinetto per una doppia maglia alta e facciamo una doppia maglia alta e chiudiamo. Una catenella, 2 volte il filato sull'uncinetto, il punto a fianco, un'altra doppia maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto 2 volte, punto a fianco, doppia maglia alta, di nuovo una catenella e sempre nel punto a fianco un'altra doppia maglia alta. Procediamo così fino ad arrivare a 10 doppie maglie alte. Molto bene. Fatte le mie 10 doppie maglie alte, sempre senza contare le 6 catenelle, quelle non si devono contare, quindi si parte dalla prima doppia maglia alta e se ne contano 10, distanziando, facendo la distanza di una catenella tra un punto e un altro. Una catenella, in questo punto facciamo 2 volte filo sull'uncinetto, punto a fianco, una doppia maglia alta, 4 catenelle, 3 e 4, doppio filo sull'uncinetto nello stesso punto, vedete, nello stesso punto un'altra doppia maglia alta. Quindi dopo 11 doppie maglie, scusatemi il mio errore, 10 doppie maglie alte, facciamo una doppia maglia alta divisa da 4 catenelle nello stesso punto, una catenella e procediamo con doppie maglie alte sempre nello stesso modo fino alla fine, cioè a specchio. Come abbiamo fatto di qua, verrà fatto anche dall'altro lato. Quindi, oltre questa che non viene contata, la doppia maglia alta, partendo da questa, la seconda, sono altre 10 doppie maglie alte, distanziate da una catenella, una dall'altra. Quindi catenella, doppio giro di filo, punto a fianco, doppia maglia alta. Di nuovo catenella, 2 volte filato sull'uncinetto, punto a fianco, doppia e richiudiamo, maglia alta. Procediamo così, escludendo questa, formandone altre 10. Quindi 10 più questa sono 11 doppie maglie alte. A dopo. Ecco, finito il mio giro, mi ritrovo qui dove ci sono le 3 catenelle. Quindi 6 catenelle, 3, 4, 5 e 6 e chiudo qui con un punto bassissimo. Da qui nelle 6 catenelle che abbiamo fatto prima facciamo 6 punti bassissimi, 1, 2, 3, 4, 5, un attimo,
e 6. Troviamo il punto giusto, poi ecco qui, e 6. E abbiamo questa lavorazione. In questo spazio facciamo un punto basso. Col terzo giro noi procediamo per la chiusura di questa lavorazione. Quindi un punto basso, 3 catenelle, punto a fianco, spazio a fianco, un altro punto basso, 3 catenelle, spazio successivo, uncinetto all'interno, un altro punto basso, a 3 catenelle, spazio successivo, mettere l'uncinetto all'interno, tirare il filo e formare un altro punto basso. Facciamo questa lavorazione di 3 catenelle e un punto basso fino ad arrivare qua, prima della doppia maglia alta, in questo punto. Ecco, abbiamo fatto tutto il giro. Arrivati a questo punto facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, punto basso all'interno della doppia maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, li puntiamo di nuovo dentro questo spazio e facciamo un altro punto basso e abbiamo questo tipo di cappietto. 3 catenelle e andiamo nello spazio a fianco, punto basso, altre 3 catenelle, spazio a fianco, punto basso e continuiamo così fino ad arrivare qua. Bene, arrivati a questo punto, finito con una maglia bassa, partiamo con le nostre 6 nelle catenelle con i nostri 6 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultimo 6. Chiudiamo il lavoro con un punto bassissimo, solo che io invece di effettuarlo qua, se no mi viene un motivo troppo doppio, io cerco di andare dietro. Ecco qua, in questo modo. Così il lavoro davanti risulta rifinito bene. Una catenella, spezzo il filo e tiro. Io adesso mi stringo un po' il cerchio magico e mi regolo io stessa come lo voglio, se è più largo, più stretto, a seconda dei miei gusti o dei vostri gusti. Non è difficile da realizzare, molto facile, anche per chi non ha tanta esperienza nella manualità con l'uncinetto. Chiudiamo questo filato qui. Il mio cane oggi si sta sbizzarrendo. Poi, scusatemi. Ci sarà qualcuno al cancello. Eccoci qua. Arrivati a questo punto, facciamo un nodino. Se ci riusciamo. Un attimo solo. Appoggiamo il lavoro che andiamo più facili.
ne faccio 2 sempre per sicurezza, in modo che non si sfili. E 2. A questo punto nascondo il filo qua, in questi lavori qua, filo l'uncinetto e tiro il primo filato. Faccio lo stesso dall'altro lato. Vedete? Filo l'uncinetto in questi punti, metto il filo sull'uncinetto e tiro. Aspettate, è scappato. Il mio cane sta facendo il cattivo. Oggi niente premio, niente snack di premio. Ecco, in questo modo. Opla. Mo questi 2 fili possiamo anche tagliarli. Anche sotto. E uno, 2. Ed ecco finito il nostro orecchino. Una volta inamidato si presenterà così, molto rigido. Lo potete inamidare con lo stesso sistema che faccio, che io uso sempre, con cui mi trovo benissimo, è la colla acqua e colla vinilica. E se volete una durezza morbida, vi fate un dosaggio con minor colla e un po' di più di acqua. Sotto il video vi metterò il tutorial di come inamidare questo orecchino. Sarà il tutorial che io ho inamidato delle bavettine. La tecnica è uguale, cambia solo la lavorazione, ma la tecnica è uguale. In base al come volete la durezza del lavoro, così vi regolate se aumentare o diminuire l'acqua. Se volete una rigidità come ho voluto io con questo, vedete? In modo che quando sta all'orecchio sta bello composto, ho messo un po' di più di colla. Se volete una consistenza morbida come questo, perché essendo più grande quindi scende più sul collo, un po' di colla vinilica in meno e acqua in più. Bene, col prossimo tutorial vi insegno come inserire la monachina e il gancetto per rifinire e farlo diventare un orecchino. Al prossimo tutorial. Per rifinire il nostro orecchino, per rifinire la nostra applicazione e farla diventare un orecchino, abbiamo bisogno di 2 ganci in acciaio piccoli, 2 monachine e una pinza con le punte strette. Adesso vi faccio vedere come applicare le monachine vicino all'applicazione. Per inserire questo gancetto io ho un sistema, perché una volta inamidati questi lavori, giustamente non riesco a farlo entrare una volta aperto il gancetto all'interno qua, quindi mi aiuto con un ago della lana, per la lana, con la punta larga. Lo infilo piano piano senza farmi male e allento un po' il punto in modo che si possa formare un poco di spazietto, vedete? Ok, prendo il mio gancetto e cerco di aprirlo. Questi sono molto morbidi, mi aiuto con le pinze in questo modo. Tenendo il gancetto sulle pinze, nel forellino con cui mi sono aiutata, inserisco l'anello, tenendo sempre l'anello aperto, inserisco anche la monachina. Aspettate un attimo, devo scendere la pinza un po' più giù, se no non riesco. Ecco qua, in questo modo. E stringo il tutto. Stringo un po' così, accavallando
se metto a fuoco, accavallando i due gancetti. In questo modo mi sistemo il gancetto, tanto questo io lo faccio scendere giù all'interno della lavorazione, non si nota. Ed ecco qua. Ci si può aggiungere anche una perlina invece del gancetto. In questo modo, ad esempio come ho fatto qua, ho aggiunto una perlina che faccia da spazio tra la monachina e la lavorazione. Invece, essendo che questo è un poco più lungo, ho messo solo la monachina, in modo di che, come vi ho detto, scenderà molto più morbido sul collo e quindi poi largo spazio alla creazione, all'inventiva, tutto quello che vi piace di fare, fatelo, che la cosa più bella è creare. Bene, care amiche, finito col mio tutorial, vi lascio una buona giornata. Se vi è piaciuto, mettete mi piace sotto al video. Se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi al mio canale sotto dove sta scritto in rosso iscriviti.